Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Se nello scorso video vi ho fatto fare un tour completo del mio mezzo, oggi invece voglio concentrarmi sul funzionamento dei suoi impianti, tipo una sorta di manuale delle istruzioni. Questo video vi può essere utile se magari già possedete un mezzo camperizzato e volete confrontare i vostri impianti con i miei, o se non lo avete e volete capire il suo funzionamento. Non mi voglio perdere in chiacchiere subito all'inizio del video, quindi direi di iniziare subito con la dimostrazione. Iniziamo proprio dal pannello di controllo delle utenze del van. Vediamo insieme come funziona. Per accenderlo basta tenere premuto l'icona di accensione per qualche secondo. Ogni icona che vedete corrisponde a un impianto presente sul van. Infatti l'icona con il rubinetto corrisponde alla pompa dell'acqua. Infatti se vado a premerla si attiverà la pompa dell'acqua. Per spengerla basta cliccare nuovamente l'icona. La seconda icona è il faretto esterno a LED. La terza è delle luci all'interno del van. Infatti la trovate già accesa proprio perché per illuminare l'interno, però se vado a toccarla le luci si spengeranno. Ora ho solo un faretto alimentato a batterie per dare un'ulteriore luce qui al pannello, però basterà cliccare nuovamente e le luci si riattiveranno. La quarta icona è della temperatura interna del mezzo. Ti indicherà infatti cliccando la temperatura all'interno, in questo caso 13 gradi. Questa icona qua su in cima indica il serbatoio delle acque chiare, quindi S1 serbatoio acque chiare, da 0% lampeggiante proprio perché non ho acqua all'interno del serbatoio, però andando a cliccare nuovamente la stessa icona si passerà da S1 a R1. R1 sta a indicare il serbatoio delle acque grigie, anche in questo caso è vuoto, quindi 0%. L'icona sotto è l'icona della batteria dei servizi. Cliccando una volta si avrà il voltaggio della batteria dei servizi, in questo caso 12.6 volt. Se però vado a cliccare nuovamente l'icona, si avrà non il voltaggio ma la percentuale di carica, in questo caso 91%. L'ultima icona corrisponde alla batteria del motore, da 0 di voltaggio proprio perché ho tolto la batteria, quindi ovviamente è 0%. Infatti cliccando nuovamente darà la percentuale a 0. E si può fare anche un'altra cosa comunque con il pannello di controllo. Se io vado a tenere premuto il suo tasto di accensione per qualche secondo, entrerà in modalità standby e si avrà un risparmio energia. In più le icone precedentemente selezionate comunque non si disattiveranno, infatti come avete visto le luci continuano a funzionare. Per ritornare alla modalità precedente basta cliccare o il tasto di accensione o una qualsiasi icona. E infatti si ritornerà come prima. L'ultima cosa, come potete vedere, stanno lampeggiando appunto sia l'icona della batteria del motore sia S1 che era il serbatoio delle acque chiare. Questo per dirvi appunto c'è un problema a questi due impianti. E infatti batteria del motore l'ho tolta e il serbatoio delle acque chiare è scarico e per lui si dice che comunque c'è da mettere acqua. Per il resto come avete potuto vedere è semplicissimo e intuitivo. Vediamo adesso il funzionamento del frigo a compressore. Per accenderlo basta tenere premuto per qualche secondo il suo tasto di accensione. Una volta fatto andrà automaticamente in modalità performance. Questa modalità è la modalità standard di utilizzo del frigorifero, quindi quella che si avrà per la maggior parte del tempo. In alternativa ci sono altre due modalità. La silent, questa qui si usa solitamente quando uno va a dormire di notte, perché riduce i giri del compressore favorendo una maggiore silenziosità. Oltre a questo il compressore attaccherà meno volte e si avrà anche un risparmio di corrente. In alternativa abbiamo la modalità boost. Questa modalità si utilizza solitamente quando uno ha il frigorifero spento e vuole partire per un viaggio, quindi impostando questa il frigorifero raggiungerà la temperatura molto più alla svelta, quindi ghiaccerà molto più velocemente mandando il frigo alla massima potenza. E per quanto riguarda la potenza, questo appunto è l'indicatore. Ora potete vedere che è al minimo, ma se io vado a cliccare il simbolino del termostato posso aumentare o diminuire la potenza del frigo. Infatti ora sono al massimo, ma cliccando nuovamente la riporto al minimo. Oltre a questo tasto abbiamo il tasto con queste due freccette. Questo tasto serve per spostarci dalle varie modalità. Infatti adesso sono sulla performance, ma se lo clicco una volta andrò sulla silent e così via fino a tornare sulla performance.
Come avete potuto notare, alla fine è molto semplice da utilizzare il frigo, però è importante saperlo gestire al meglio, proprio perché un frigo a compressore è molto efficiente ma consuma tanta corrente. Quindi, come vi dicevo, se siete di notte è giusto portarlo da performance a silent, proprio per ridurre i giri del motore e consumare un pochino meno, infatti farà anche meno accensioni. Oppure appunto se avete fatto la spesa o partite per un viaggio, una volta inserito il cibo è giusto metterlo su boost proprio per raffreddare prima ed evitare di mantenerlo troppo in accensione con performance. Vediamo adesso il funzionamento del piccolo pannello di controllo della truma. Con l'indicatore posto su O in questa posizione significa che la truma è spenta. Se però vado a roteare questa ghiera in alto selezionando uno di questi due simboli, attiveremo il boiler dell'acqua con rispettivamente l'acqua a 40 o 60 gradi. Una volta fatto, qui si accenderà un LED verde e accanto un ulteriore LED giallo. Il LED verde simboleggia il suo funzionamento, mentre il LED giallo significa che la temperatura all'interno del boiler sta raggiungendo o i 40 o i 60 gradi. Infatti, una volta che il LED si spenge, significa che l'acqua ha raggiunto la sua temperatura. Se però andiamo a roteare la ghiera posizionando l'indicatore su questo simbolo, attiveremo il riscaldamento all'interno del mezzo. Una volta fatto, qui si accenderà sempre un LED verde. In più, con questa rotellina potete selezionare la sua potenza. Quindi attenzione, i numeri presenti sulla rotellina non simboleggiano i gradi ma la potenza del riscaldamento. Fate conto, io solitamente lo metto al massimo al 2 perché già 2 butta veramente un sacco di calore. Infine, se posizioniamo l'indicatore su questi simboli, attiveremo contemporaneamente sia il riscaldamento sia l'acqua calda a 60 gradi, proprio per avere entrambe le cose. Ovviamente si accenderà sempre il LED verde e il LED giallo, e non dimenticatevi di selezionare la potenza sempre con la rotellina. Mettiamo caso che la truma non parte, molto probabilmente perché avete lasciato la finestrella del bagno aperta. Infatti in quella finestrella c'è un sensore e finché non si chiude lei non partirà, proprio perché la finestrella è posizionata vicina al caminetto di scarico, se no entrerebbero tutti i fumi. Ma nella sfortunata ipotesi che qui si accende un LED rosso, allora significa che la truma è andata in blocco. Molte volte si risolve questo problema semplicemente accendendo e spengendola un paio di volte, ma se dovesse continuare a lampeggiare e esserci questo LED rosso, allora c'è da trovare qual è il problema. Questo è il regolatore di carica del pannello solare. Non c'è da fare granché se non controllare visivamente i LED posti vicino alle icone. La prima icona è quella del pannello solare. Dovete assicurarvi che il LED rosso lampeggi lentamente proprio come in questo caso, il che significa che sta correttamente ricaricando la batteria. Un lampeggio veloce significa che il pannello è in sovraccarico. Vi capiterà anche di trovare il LED rosso acceso fisso. Questo vi capiterà quando avete la batteria carica al 100%, quindi lui interromperà la carica. LED spento o pannello spento. Succederà più che altro durante la notte. La seconda icona con il simbolo della batteria, dovete assicurarvi che il LED rosso sia sempre acceso, il che significa che la batteria è correttamente collegata con l'impianto e che tutto sta funzionando. LED spento, batteria staccata. Se però questo LED inizia a lampeggiare lentamente proprio come questo, significa che la tensione è bassa e che la batteria è in procinto di scaricarsi. Nel momento in cui questo LED inizia a lampeggiare molto velocemente, allora avete la batteria completamente scarica e ovviamente non va mai portata a quei livelli, se no si danneggerà, quindi va fatto un ciclo di carica completo. Per il resto non c'è nient'altro da fare qui. Passiamo adesso alla zona del serbatoio. Ma cosa si può fare qui? Vedete questa valvolina blu? Questa valvolina serve per svuotare il serbatoio delle acque chiare, quindi basterà girarla e l'acqua all'interno del serbatoio defluirà all'esterno del mezzo. Questa cosa ovviamente si fa quando uno vuole parcheggiare il van e non utilizzarlo per diverso tempo, quindi vuole svuotare il serbatoio, si fa proprio attraverso questa valvolina. Poi vedete questo pezzo di plastica qua? All'interno di questo pezzo di plastica vi è contenuto il filtro, quindi noterete che con l'utilizzo il filtro inizierà a catturare tutte le impurità dell'acqua, tipo la ruggine e quant'altro. Quindi è giusto andare a svitare questo pezzo di plastica per poter accedere al filtro e così pulirlo almeno una volta l'anno. State attenti perché una volta che avete svitato questo, l'acqua all'interno presente in questa sezione di impianto e all'interno della pompa defluirà attraverso questa parte, quindi metteteci un panno sotto, se no si bagna ogni cosa. Vi faccio vedere anche dov'è la pompa dell'acqua, è situata leggermente più in alto del filtro, quindi se ci sono dei problemi o se uno vuole fare manutenzione ci accede direttamente attraverso questa sezione qui. Oltre a questo uno può visionare anche il serbatoio delle acque chiare.
Addentrandoci nella parte più nascosta degli impianti, troviamo la valvola del Frost Control della truma, ovvero la valvola che serve per svuotare il boiler della truma. Questa valvolina ha una caratteristica speciale, ovvero che si apre automaticamente se la temperatura all'interno del van scende sotto i 3 gradi. Vi dico subito che per aprirla basta fare un passaggio, per chiuderla invece bisogna fare 2 operazioni. Ma andiamo con ordine e vediamo come funziona. Allora, per aprirla basterà girare questo pezzo in questa posizione. Noterete che scatterà anche questo bottoncino blu che purtroppo si vede poco per questione di spazio, ovvero questo bottoncino scatterà all'infuori e lo troverete in questa posizione. Se vogliamo chiudere invece questa valvola bisognerà riportare nuovamente questo pezzo in questa posizione. In più dobbiamo andare a premere il bottoncino blu, quindi premendolo scatterà e rimarrà all'interno della plastica invece di fuoriuscire in questa maniera. Una volta fatto, la valvola è effettivamente chiusa. Ora mettiamo caso che la temperatura all'interno del mezzo è scesa sotto i 3 gradi. Come prima cosa voi troverete sotto al mezzo un lago d'acqua, perché quello sì. E già il lago d'acqua vi fa capire che la valvolina è scattata, ma comunque visivamente quando scatta in automatico voi la troverete in questa maniera, ovvero in questa posizione e con il bottoncino blu uscito in fuori, proprio a simboleggiare che la valvola si è aperta automaticamente, proprio per evitare danni da congelamento al boiler. Per richiuderla dovete far risalire la temperatura almeno sopra i 7 gradi. Una volta fatto, questo bottoncino, premendolo, rimarrà incastrato dentro, quindi la valvola sarà effettivamente chiusa. Ora io per esempio il bottoncino non scatta perché c'è una temperatura inferiore, mi sembra 4 gradi adesso all'interno del mezzo, 3-4 gradi, infatti non scatterà e risulterà comunque aperta, ma una volta riportata la temperatura a più di 7 scatterà e siete a posto. In molti van questa valvola è situata in posti diciamo un po' più accessibili. Nel mio, essendo posizionata dietro, è un po' più scomoda arrivarci, ma comunque fattibilissima. Benissimo, siamo arrivati alla fine. Spero che il video vi sia stato utile. Se avete comunque ulteriori domande o dubbi lasciatemi pure un commento. E non dimenticatevi di lasciarmi un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei prossimi video. Noi come sempre ci vediamo alla prossima avventura.